Povertà e ricchezza. Cosa significa essere povero o ricco nel senso spirituale? Rivelazione del Signore Gesù Cristo al mistico Gottfried Meyerhofer. Quindi, nel senso spirituale, che cosa significa povero? Povero nel senso spirituale significa quando l'anima umana si è tanto immersa nella carne e nel mondo che ha consumato il suo capitale spirituale e con ciò non sa veramente più nulla della sua elevatezza spirituale o al massimo ne ha solo un oscuro presentimento. Sulla vostra terra si potrebbe dare questo attestato di povertà proprio alla maggioranza degli appena summenzionati, essendo il loro barometro e termometro spirituale sprofondato non di meno a zero. Al contrario, nel senso spirituale, si chiama ricca quell'anima che è così spiritualizzata da comprendere chiaramente l'universo e il Padre suo, il creatore e conservatore di tutti gli esseri viventi, la quale non ha altro desiderio che essere per il Padre un degno figlio e diffondendo intorno a sé sempre del bene, semina gioia e conforto come semenza spirituale. Una tale anima non conosce invidia, conosce solo amore, si rallegra di quello che ha e ancora di più si rallegra del progresso altrui sulla via spirituale che porta a me. Quest'anima è ricca, anzi ultra ricca, e non sarà invidiata da altri. Il suo esempio opera continuamente, ovunque voglia estendere la sua sfera d'azione. Tali anime, con un sentimento così ricco, con una così alta beatitudine nel cuore, non si trovano tra i grandi e ricchi terreni. Queste fioriscono solo come le violette sul fondamento silenzioso della povertà mondana. Laddove l'uomo avido non ha più nulla da guadagnare, più nulla da rubare, dove la brama del denaro ha una fine, là comincia il cielo spirituale. Là fiorisce, non notato da tutti gli altri occhi invidiosi, la spirituale mai avvizzente ricchezza della fiducia e dell'amore per me. Perciò non cercate in regioni elevate i cuori che battono caldi per me e per l'umanità, poiché là, come sulle più alte montagne, vi è eterno ghiaccio e neve. Là, tra quelli che stanno in alto, il gelido egoismo copre per lo più il petto. Al di sotto di loro tutto il mondo è appunto anche troppo lontano, non ritenendolo degno della loro osservazione. Essi vivono e respirano là con altre arie rispetto a quelli che dimorano nella pianura, e ciò anche a causa della mancanza di contenuto o della mancanza di umidi e di vapori fertilizzanti, non producono nessun ramoscello verde di vita spirituale, nessun fiore, bensì solo rigido ghiaccio. Essi sono ricchi nelle loro idee, nelle grandi vedute e illimitate speranze, come il loro orizzonte. Ma il perché stanno là in alto e cosa dovrebbero essere per quelli che vivono sotto di loro, molti non lo sanno. Questo è generalmente il destino dei ricchi e potenti su questa terra, dove talvolta, solo alla fine della loro vita, sorge quella luce che sarebbe dovuta splendere già dalla loro nascita, luce che però non poteva penetrare fin nel loro cuore proprio a causa dei sacchetti di denaro, del rango e del titolo. Da ciò che vi ho detto adesso fin qui, vi potete fare un'idea di che cosa sono veramente i ricchi da voi tanto spesso invidiati e inoltre avrete notato dove la vera e propria ricchezza ha la sua sede.
Grazie per avermi ascoltato. Seguiranno altre spiegazioni in merito alla povertà e alla ricchezza. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.